Appassionati di modellismo e non, benvenuti al secondo episodio di questa serie dedicata al Panzer 1 Ausf A. In questo episodio andremo a verniciare il nostro carro. Come al solito partiamo dal primer. In questo caso utilizzerò il Migambo One Shot Primer nero. Utilizzerò il nero perché come base è perfetta per le successive fasi di colorazione e perché questo tipo di colore ci permetterà da subito di andare a creare dei giochi di luce e ombre. Una volta coperta accuratamente tutta la superficie, possiamo iniziare a dare il Panzer Grey al nostro carro. Per fare in modo che alla fine il modello non risulti una macchiettina grigina uniforme, possiamo utilizzare due tecniche. La prima è la modulazione e la seconda non so bene come tradurla in italiano, ma si chiama distressing. Per questa volta utilizzerò la tecnica della modulazione, che è forse quella, passatemi il termine, più antica, più vecchia, ma con la quale ho più dimestichezza. Questa tecnica consiste semplicemente nel verniciare il modello tenendo presente il principio della luce zenitale, ben nota tra i miniaturisti. Nella pratica questa tecnica consiste nel partire a verniciare il carro con il colore più scuro di base. Una volta applicato andremo a schiarire via via il colore per andare ad illuminare le parti più esposte del carro. In questa fase possiamo scegliere se miscelare da soli i colori andando a creare le sfumature più chiare che ci interessano o se approfittare dei set per la modulazione già esistenti sul mercato. Io scelgo la seconda, se non altro per avanzare un po' di tempo, siccome per modellare alla fine non ce n'è mai abbastanza. Il set che fa il caso nostro, visto che il carro è in Panzer Grey, è quello della Mi Gammo, il 7001. Partiremo quindi coprendo tutto il nostro carro con il primo colore, che sarà il 907, cioè la base grigia scura. Fatto questo, prendiamo la base grigia 908 e iniziamo a creare le luci partendo dal centro dei pannelli, dagli sportelli e dalla parte bassa dello scafo.
Il terzo step sarà quello di andare a creare delle luci ancora più chiare, utilizzando il grigio chiaro di base 909. Concentreremo il colore nelle stesse zone di prima, ma questa volta riducendo ancora di più l'area interessata. Il principio è che nessun colore dovrà andare a coprire integralmente l'altro, dovranno sempre essere ben visibili tutte e tre le sfumature date finora. Per questo compito vi potete aiutare con un cartoncino o del nastro adesivo, oppure anche a mano libera se vi sentite a vostro agio. Il panzerone in questa scala è piccolo e io, non essendo proprio un drago dell'aerografo, ho preferito aiutarmi, almeno per avere la traccia principale. L'ultima fase della modulazione sarà da fare a pennello e consiste nell'andare a colorare con il grigio più chiaro 910 tutte quelle parti più piccole che ancora non spiccano, come i bulloni, le cerniere, gli spigoli dei pannelli, insomma tutti quei dettagli che ancora sono nascosti sul carro. Vedete come in questo modo i dettagli che prima non erano apprezzabili ora risultano ben visibili.
Il colore di base dei cingoli non è un grigio metallizzato come ci si potrebbe aspettare, ma è il MiG-35, cioè un colore che sta tra il marrone e il ruggine. Anche gli armamenti principali saranno colorati non in metallizzato, ma in una miscela di nero e marrone per simulare il colore satinato dell'acciaio. Con del nero opaco andiamo a ripassare la parte gommata delle ruote. Come da tradizione, prima di apporre le decal sul carro andremo a spruzzare uno strato di lucido X22 Tamiya. Non ho ancora capito se è utile questo passaggio, ma siccome sono un tradizionalista preferisco continuare a farlo. Per aiutare l'adesione delle decal si può usare il microset della Microscale. Con le decal in posizione andiamo a stendere sul nostro carro un generoso strato di lucido satinato Tamiya X35. Questo ci aiuta a proteggere sia le decal che il lavoro che abbiamo svolto fino a qui dalle successive fasi di invecchiamento e sporcatura del carro. Come ultimo dettaglio ho voluto risaltare con del nero opaco le due bande presenti sul cannone. So che tanto lavoro di mascheratura per un dettaglio così piccolo può sembrare sprecato, ma sono questi piccoli dettagli che rendono i nostri modelli più vivi. E con questo anche la verniciatura del carro è completa e vi aspetto nel prossimo episodio per l'invecchiamento e per iniziare a sporcare un po' il nostro piccolo Panzer. Come al solito vi attendo nei commenti per i vostri suggerimenti positivi e negativi, anzi forse più con i negativi che sono quelli che più fanno crescere. Inoltre se vi è piaciuto il video vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale. Ciao a tutti!